Vado. La foto vuol dire no piove. No piove. Ikaw sa likod. Sa likod na? Dili. Ang likod din, tanawang likod. Kaapon ang likod. Ano ba? Ang likod. Ha? Ang likod. At least nata sa front. Oh, dalawa working. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Matthew. When John heard in prison what the Messiah was doing, he sent word to his disciples and said to him, "Are you the one who is to come, or are we to wait for another?" Jesus answered them, "Go and tell John what you hear and see. The blind receive their sight, the lame walk. The lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor have the good news brought to them. And blessed is anyone who takes no offense at me." The Gospel of the Lord. Thanks be to you, Lord Jesus Christ. Johannes der Täufer hörte im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf,
und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Wort des lebendigen Gottes. Dzwonki we mnie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo ascoltato un brano del Vangelo di Matteo. L'intento dell'Evangelista è quello di farci entrare più profondamente nel mistero, per cogliere la sua bontà e la sua misericordia. L'episodio è il seguente. Giovanni Battista manda i suoi discepoli da Gesù, e Giovanni era in carcere, per fargli una domanda molto chiara. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Era proprio nel momento del buio. Il Battista attendeva con ansia il Messia e nella sua predicazione lo aveva descritto a tinte forti, come un giudice che finalmente avrebbe instaurato il regno di Dio e purificato il suo popolo, premiando i buoni e castigando i cattivi. Egli predicava così: già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Ora Gesù ha iniziato la sua missione pubblica con uno stile diverso. Giovanni soffre. E nel doppio buio, nel buio del carcere, nel buio della cella e nel buio del cuore, non capisce questo stile e vuole sapere se è proprio lui il Messia oppure se si deve aspettare un altro. E la risposta di Gesù sembra a prima vista non corrispondere alla richiesta del Battista. Gesù infatti dice: andate, riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli sopi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti resuscitano, ai poveri è annunziato il Vangelo. E beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Questa è la risposta di Gesù. Qui diventa chiaro l'intento del Signore di Gesù. Egli risponde di essere lo strumento concreto della misericordia del Padre, che a tutti va incontro portando la consolazione e la salvezza, e in questo modo manifesta il giudizio di Dio. I ciechi, gli soffi, i leprosi, i sordi recuperano la loro dignità e non sono più esclusi per la loro malattia. I morti ritornano a vivere, mentre ai poveri è annunciata la buona notizia. E questa diventa la sintesi dell'agire di Gesù, che in questo mondo rende visibile e tangibile l'agire stesso di Dio.
Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you for their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Following the audience, all are welcome to enter the Basilica through the Holy Door, following the directions of the ushers and the staff. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our Gospel passage this morning, John the Baptist sends his disciples to ask Jesus if he is the Messiah, since Jesus' ministry was not what John anticipated. It did not correspond to his expectation of God's justice. Jesus responds by telling the disciples to report what they see and hear. The blind see, the lame walk. Lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the gospel is proclaimed to the poor. Jesus shows himself to be the instrument of God's mercy. He manifests God's justice by bringing his consolation and salvation to all. God did not send his Son to punish sinners and crush the wicked. Rather, he came to invite them to conversion, so that they too could turn back to God. Jesus then says to John's disciples, "Blessed is he who takes no offense at me, who does not see in me any obstacle." This happens when we have a false image of the Messiah, when we construct our own image of God, which prevents us from experiencing his real presence among us. Every time we reduce the Messiah to our ideas and whims, use his name to justify our interests, seek him only in times of difficulty, then we also lose sight of the fact that faith calls us beyond ourselves to be his missionaries to the world. Let us renew our commitment to remove every obstacle that prevents us from experiencing the merciful works of our Father, and let us ask him for an ever deeper faith, so that we too may be signs and instruments of his mercy. The Holy Father will now greet the English-speaking pilgrims in Italian. In lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Malta, Svezia, Australia, Hong Kong, Indonesia, Giappone, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Canada e Stati Uniti d'America. Affidandovi all'amore compassionevole di Dio Padre, prego perché siate colmi di pace e di gioia e diventiate missionari della misericordia di Gesù verso tutti coloro che abitano nelle vostre case e comunità. Dio vi benedica. Speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Scotland, Malta, Sweden, Australia, Hong Kong, Indonesia, Japan, the Philippines, Singapore, Sri Lanka, Canada, and the United States of America. Entrusting you to the merciful love of God our Father, I pray that you may be filled with peace and joy and become missionaries of God's mercy in all your homes and all your communities. May God bless you all. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, debite nobis, debite
aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fece celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Evviva Papa! Evviva! Madonna. Francisco! Francisco! Francisco, los argentinos rezamos por vos. Francisco. Jorge! Francisco Bergoglio. Francesco! Francisco. Non sente. Francisco. Siamo qui! Francisco. Chiamalo! Dammi un bacio, diglielo! Quindi dammi un bacio! Francisco! 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 Non sente, non sente! Come sta parlando non è concentrato! Francisco! 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 Diglielo ancora! Francisco!